Uno dei trend del 2022 quando parliamo di digital marketing sembra proprio essere quello della iperpersonalizzazione dell'esperienza utente. Cosa significa? In sostanza mostrare a un utente delle sezioni, dei testi, delle immagini diverse sul nostro sito in base a quello che sta cercando, al suo comportamento, se è un utente di ritorno, se arriva da una determinata fonte di traffico, eccetera, eccetera. Oggi vedremo proprio un tool, o meglio un plugin di WordPress che ci permette di fare questo, quindi di personalizzare il nostro sito in maniera molto capillare. Lo faremo anche utilizzando Elementor, ma anticipo già che non è necessario e che questo plugin può funzionare anche senza un visual builder. Se ti interessa questo argomento ti invito a mettere un like al video e in generale se ti interessano i tool di digital marketing ti invito a seguire il canale. Ora non mi resta altro che entrare nella dashboard e mostrarti questo tool di personalizzazione che si chiama If So. Ed eccoci qua all'interno della nostra dashboard di WordPress. Questo qua è un sito test che utilizzo soprattutto per fare i video. Il plugin appunto si chiama If So e come potete vedere è qua. Una volta installato il plugin potremo accedere alle impostazioni, ai trigger dalla nostra tab. In realtà oggi volevo mostrare come si utilizza questo plugin con Elementor perché rende il tutto veramente molto intuitivo e molto semplice da fare. Andiamo a vedere qualche caso. Per esempio prendiamo la pagina che ho fatto di test Dynamic Page. Editando con Elementor ovviamente ci si apre il nostro editor visivo. Eccoci qua, per esempio questa può essere la prima sezione della nostra pagina, quindi una sezione dove diamo il benvenuto agli utenti. Possiamo fare una breve introduzione di chi siamo, qua vabbè ho lasciato il lorem ipsum, ma soprattutto potremo mettere come call to action un bottone scopri chi siamo, quindi stiamo parlando a un utente che entra sul nostro sito per la prima volta. Normalmente dovremmo lasciare questa sezione un po' per tutti gli utenti e poi quando arriva un utente che già ci conosce scrollerà subito, ma utilizzando il nostro if so possiamo fare di meglio, ovvero possiamo fare in modo tale che solo gli utenti che ci vedono, che vedono il nostro sito per la prima volta, vedranno questa hero section, questa sezione di benvenuto, diciamo. Come si fa? Cliccando su questi puntini vediamo che abbiamo i normali setting di Elementor, ma andando su Advanced ecco qua che ci compare If So Dynamic Condition. Ora qua possiamo scegliere un sacco di condizioni diverse. Per esempio vediamo che possiamo scegliere di fare A/B testing e quindi mostrare ad alcuni una sezione, ad altri un'altra, advertising platform e quindi potremo dire per gli utenti che provengono da Facebook Ads mostriamo questo, gli utenti di Google Ads quest'altro, ma non solo. Gli utenti di una specifica ad potrebbero visionare o vedere una determinata sezione, così come gli utenti che arrivano perché hanno cliccato da una determinata keyword, ma magari lo vediamo dopo. Vediamo comunque che ci sono veramente tante condizioni. Queste condizioni sono i nostri trigger. Nel nostro caso scegliamo user behavior, comportamento dell'utente e diciamo quando il visitatore è nuovo. Perfetto. Ma che cosa vedranno gli utenti che invece arrivano per la seconda, terza, quarta volta sul nostro sito? In questo caso non vedranno la sezione, quindi non vedranno niente. Però noi vogliamo fargli vedere qualcosa, quindi andiamo a creare un'altra sezione che ho già creato e magari diciamo bentornato. Questo vabbè, magari per alcuni potrebbe essere una cosa carina e lo noteranno, magari altri non lo noteranno, ma quello che a noi potrebbe interessare invece è mostrare un'altra call to action, quindi
magari una persona che ha già visto il nostro sito ci conosce già e non vogliamo più mettere una call to action chi siamo, ma magari i nostri servizi direttamente qua nella hero section. Perfetto, ma anche qui dobbiamo mettere una condizione, altrimenti la vedrebbero tutti. Quindi andiamo anche qua su avanzate, andiamo su if so dynamic condition e vediamo user behavior anche qua, returning visitor, quindi un utente che torna, e gli dobbiamo dire dopo quante volte, dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza oppure custom. In questo caso dopo la prima ci basta. Perfetto, ma andiamo a vedere e proviamo a fare preview changes. Ecco qua che io, avendo già visto questo sito, mi trovo su bentornato. Proviamo a vedere in una schermata in incognito, in una finestra in incognito, se veramente vediamo il nostro sito come se fosse la prima volta e se veramente vediamo la sezione che abbiamo creato. Ecco qua possiamo vedere che effettivamente ci compare solo la sezione di benvenuto. Infatti scorrendo non c'è niente, la call to action è scopri chi siamo e insomma perfetto, ha funzionato. Ora guarderei un po' i casi in cui questo plugin potrebbe fare al caso nostro, perché questo qua di oggi magari è un po' un esercizio di stile molto interessante, però ci possono essere davvero tanti casi. Allora andando sul sito di if so possiamo vedere degli esempi, ma sono solo alcune delle cose che si possono fare. Per esempio fare un breve messaggio nella lingua dell'utente. Noi possiamo selezionare lingua dell'utente e magari mostriamo agli utenti spagnoli hola, agli utenti inglesi hello, oppure un'offerta specifica per quei determinati utenti. Questo è quello che abbiamo già visto. Questo è molto interessante. Per esempio, se abbiamo un'attività locale, vogliamo mostrare, non so, il pulsante WhatsApp piuttosto che il numero di telefono solo negli orari d'ufficio, mentre in tutti gli altri orari mostreremo un form dove l'utente chiaramente può chiedere informazioni ma non può contattare direttamente. Questo è interessante. Oppure possiamo far sì che le persone che arrivano dalle email vedano una cosa piuttosto che le persone che arrivano da un'altra fonte di traffico. In questo caso è un link che si va a inserire in una cold email, quindi in una mail a freddo con anche il nome dell'utente, quindi si va a creare un link dinamico e dall'URL potremo mostrare, appunto qua vediamo hi David, perché l'URL avrà questo parametro. Insomma, vediamo che i casi sono veramente tanti, quindi questo anche secondo me è molto interessante. In base alla keyword dell'utente o addirittura al termine di ricerca possiamo mostrare delle cose diverse, quindi magari in una landing page generica mostriamo di una palestra, per esempio mostriamo a chi sta cercando Pilates una sezione all'inizio dedicata al Pilates e poi il resto della landing page comunque parlerà della palestra. Stessa landing page, chi sta cercando bodybuilding, gli mostreremo la prima sezione bodybuilding. Insomma, ci sono tanti casi. Se ti interessa uno di questi casi in particolare, potrei fare un video, approfondire magari proprio quel caso specifico. Abbiamo visto if so in azione. Ovviamente per vedere tutte le possibilità di questo plugin avremmo bisogno di molto più tempo, ma comunque se ti interessa, come dicevo, lasciami pure un commento e magari potrei approfondire una casistica in particolare. Per oggi è tutto, ti ricordo di iscriverti alla community, se ti interessa il tool lascio il link in descrizione e ci vediamo al prossimo tool. Ciao!